Dottori, visto che in questo momento in sala non sta uscendo nulla che secondo me valga la pena recensire, oggi ho deciso di guardare al passato per parlare di un film di ormai 4-5 anni fa, uscito da poco su Netflix, di un regista che personalmente amo alla follia e che rientra a pieno titolo tra i miei autori contemporanei preferiti. Mi sto riferendo al grandissimo Robert Eggers, in questo specifico caso con il suo The Lighthouse, una pellicola complessa, articolata, che racchiude al suo interno tutti i caratteri distintivi della poetica del regista, il ricercatissimo realismo storico, le suggestioni dettate dai miti e dalle superstizioni del passato e il rapporto che l'uomo ha con essi, i limiti del raziocinio, l'importanza della figura animale e tantissimi altri aspetti ormai rappresentativi del cinema di Eggers. The Lighthouse si articola attorno ad un soggetto estremamente semplice. Verso la fine del XIX secolo, due uomini devono trascorrere un mese su una piccola isola occupandosi di un faro. Ho voluto cominciare accennandovi l'incipit della trama proprio per farvi capire immediatamente il tipo di storia di cui stiamo parlando. Si tratta di un film costruito attorno al concetto di isolamento, dalla forte componente psicologica, composto per la maggior parte da suggestioni. La pellicola è caratterizzata da un'atmosfera orrorifica, costantemente in bilico tra realtà e follia, nella quale lo spettatore viene progressivamente immerso insieme ai personaggi grazie ad una meravigliosa costruzione prima scenica e poi narrativa. Fondamentale in tal senso l'impressionante lavoro effettuato da Eggers e i suoi collaboratori. Per riproporre su schermo un'ambientazione che fosse il più realistica possibile e non incorrere nell'anacronismo, sia il faro che la casa dei due guardiani, unici due interni presenti nel film, sono stati edificati da zero su un'isola vulcanica situata nel nord della Nuova Scozia, in Canada, un luogo ostico, costantemente bersagliato dalle più impietose intemperie, contro cui la troupe ha dovuto combattere per l'intero periodo delle riprese. La pioggia copiosa e il vento incessante che troviamo nella pellicola sono reali, non c'è stato bisogno di ricrearli artificialmente. Una scelta forse estrema, drastica, viste anche le intuibili difficili condizioni in cui hanno lavorato i due attori, ma fondamentale per attribuire al film quell'aura di credibilità. Inoltre tali elementi sono andati a convergere nella colonna sonora, formando insieme al rumore delle onde che si abbattevano sulla scogliera, al verso dei gabbiani, al clangore metallico degli ingranaggi del faro, il sottofondo profondamente alienante della pellicola, scosso insistentemente dall'assordante rumore del nautofono. Un suono profondo, monotono, che risuona quasi come richiamo verso la struttura che troneggia sulla piccola isola, anch'esso storicamente accurato, visto che è stato creato prendendo in riferimento campioni ben distintivi, ma originali. Il tutto enfatizzato da un perturbante tappeto extradiegetico di fiati e archi destrutturati. Ancor più impressionante è stato lo sforzo filologico per la stesura dei dialoghi. Per le conversazioni sono stati studiati testi di autori come Melville, Moby Dick e Stevenson, L'isola del tesoro, tanto per citarne due, mentre per i dialetti, per Pattinson hanno guardato ad uno specifico accento adottato nelle aree rurali del Maine nel XIX secolo, e per la parlata di Dafoe, più marinaresca e teatrale, si sono rifatti agli scritti di Sarah Orne Jewett, che nelle decadi conclusive del 1800 intervistò contadini e marinai trascrivendo il loro dialetto senza alterarlo o correggerlo. Mi sono concentrato sul minuzioso lavoro di ricostruzione del regista, spero senza avervi annoiato, perché tale impianto risulta fondamentale per comprendere la dimensione artistica nella quale opera Eggers. Contrapposta a questo contesto storicamente attendibile in modo quasi maniacale, vi è una forte componente surreale, ed è proprio tale contrasto a far scaturire la forte reazione emotiva nello spettatore, che immerso in questa particolare atmosfera arriva a sentirsi progressivamente disorientato, fino a giungere alla più totale alienazione, esattamente come il personaggio protagonista interpretato da Pattinson. Tale discorso non è valente solo per The Lighthouse, ma potrebbe benissimo essere esteso all'intera filmografia dell'autore. Le caratteristiche appena descritte possono facilmente essere ritrovate in ogni sua pellicola. Nella recensione di The Northman, pubblicata ormai quasi un anno fa, dissi che nell'occasione del suo terzo film Eggers aveva inserito gli elementi fantastici in modo differente rispetto ai suoi precedenti lavori, ma con il tempo mi sono ricreduto per quanto riguarda questa affermazione. Credo che il sovrannaturale all'interno delle sue opere finora sia stato trattato sempre nel solito modo. L'unica differenza è che questo tipo di approccio in The Northman è stato reso esplicito. Molte persone, guardando i film di Eggers, tendono a chiedersi se ciò che stia accadendo sia reale oppure se si tratti solo dell'immaginazione dei protagonisti di turno, una sensazione di ambiguità che crea angoscia e spaesamento nello spettatore.
ma che secondo me viene facilmente risolta una volta entrati pienamente nel cinema di quest'autore. Gli elementi fantastici che possiamo ritrovare nei suoi film sono frutto dei miti, delle superstizioni, delle credenze popolari dei personaggi. Sono loro, spinti da una limitata conoscenza dovuta al determinato periodo storico in cui si trovano, a dare vita a mostri, divinità e spettri. Quando l'essere umano non riesce a spiegarsi qualcosa, la giustifica mediante il sovrannaturale. È l'uomo ad aver creato Dio, non il contrario. Nei film di Eggers ci viene mostrato esattamente questo. Non importa se ciò che vediamo esista universalmente o meno, quella a cui assistiamo è la realtà dei personaggi. Se per loro determinate cose sono vere, allora lo diventano anche per noi. Questa è l'unica cosa che importa. Chiaramente non è una regola definitiva. Con questa spiegazione il mio intento non è quello di banalizzare uno dei punti cardine sul quale lavora il cinema di Eggers, ma piuttosto quello di fornirvi un'ulteriore chiave di lettura, anche perché la sensazione di ambiguità che ho precedentemente descritto, dovuta al contrasto tra dubbi elementi fantastici ancorati ad un contesto profondamente reale, è una componente sulla quale lo stesso regista punta molto per far crescere determinate sensazioni nello spettatore, mantenendo sempre aperta una pista più reale, rappresentata nel caso specifico di The Lighthouse dall'abuso di alcol, altro elemento spesso presente nei film che collegano isolamento e pazzia, quel filone per intenderci di cui Shining è un po' la massima espressione. Finora ho parlato della forma della pellicola accennando al contenuto, ma adesso vorrei concentrarmi sullo stile, che va ad enfatizzare l'isolamento e il disagio dei personaggi. Il rapporto d'aspetto scelto per il film è di 1:19:1, un formato particolarissimo, estremamente insolito, quasi quadrato, che oltre ad attribuire all'opera un look proveniente da un'epoca passata, esalta lo sviluppo verticale delle inquadrature, valorizzando il faro e i primi piani dei protagonisti, eliminando dalla visuale gli elementi periferici, comprimendo le immagini, incrementando quindi il senso di oppressione e solitudine che domina la storia. E poi c'è la fotografia, a dir poco stratosferica, praticamente perfetta, vero punto di forza della pellicola. Di chiara matrice espressionista abbiamo un bianco e nero contrastatissimo che attraverso ricercati tagli di luce dona alle scene un che di profondamente evocativo. Il film riflette con estrema intelligenza sulla messa in scena, in particolar modo proprio sull'utilizzo della luce, che diventa vero e proprio personaggio in determinati momenti. Alcune sequenze vengono dominate da suoni distorti, disturbanti, accompagnati da vere e proprie epifanie luminose. Quello che sentiamo è il rumore prodotto dalla luce stessa. Al versante opposto troviamo invece ombre di un buio profondissimo, ottenute grazie ad uno speciale filtro posto sulla macchina da presa che non lasciava passare i rossi, facendoli apparire come neri. In questo modo l'oscurità è stata resa pesante, densa, usata poi per deformare il volto degli attori, che con la loro strepitosa performance hanno esaltato la fotografia, e viceversa. Entrambe le parti hanno spinto l'altra ad un livello superiore. La recitazione è stata valorizzata dalle luci, le luci hanno acquisito valore per la recitazione. Stesso discorso può benissimo essere applicato anche alla regia. Abbiamo tanta camera statica che si concentra sullo sfruttare al meglio possibile proprio la fotografia. Le inquadrature di Eggers sono composizioni pressoché perfette, molto appaganti per il nostro occhio. La macchina da presa si concentra tanto sugli attori, inquadrandoli spesso dal basso per enfatizzarne i giochi di luce sul viso e le emozioni negative dei loro personaggi, rendendoli più minacciosi ed inquietanti. Esemplare in tal senso il monologo di Defoe. Chi ha visto il film avrà immediatamente capito a quale scena mi sto riferendo. Ci sono anche diversi movimenti di macchina, tutti molto lenti, fluidi e pacati, improntati a far crescere in modo inesorabile un profondo sentimento di angoscia nel pubblico. Il film è perfettamente consapevole della propria forza estetica e spinge enormemente su questo fattore, facendo leva sul non detto, sulle suggestioni che è in grado di suscitare. È un'opera fatta di atmosfera che si basa esclusivamente sulla propria capacità evocativa. Questo è il suo più grande punto di forza, ma allo stesso tempo è anche l'aspetto per cui potrebbe non essere apprezzata. In mancanza di punti concreti a cui lo spettatore possa ancorarsi, un'estetica così curata, influenzata dagli stili del passato, potrebbe risultare come un mero esercizio di stile, come puro edonismo cinematografico. Il che non è necessariamente un'interpretazione sbagliata, perché secondo me con questa pellicola, che ricordiamo essere la sua seconda, Eggers voleva ben definire il suo target di riferimento, ovvero quel tipo di cinefilo saturo del cinema contemporaneo fatto solo di trama. The Lighthouse soddisfa il palato di quel tipo di spettatore che era in cerca di forma, di un'opera rischiosa, di un genio cinematografico che non abbia paura di osare, anche sbagliando magari. Quindi posso capire chi considera questo film quasi come, perdonatemi la terminologia, fanservice per cinefili, ma secondo me non è proprio così.
perché ho trovato che nella pellicola il classicismo non venga scimmiottato, ma piuttosto omaggiato, inglobato per dare vita ad una storia dalle forti tendenze postmoderne. Quella di Eggers non è un'opera fatta solo di forma, ha anche tantissimo contenuto, forse troppo, è questo il problema. Le influenze del film non si fermano ad essere di tipo stilistico, ma sfociano prepotentemente anche nella sostanza. Nella pellicola si possono avvertire rimandi di ogni sorta, abbiamo riferimenti a scrittori come Lovecraft e Poe, alla pittura, un quadro specifico di Sasha Schneider viene riprodotto praticamente uno a uno, ci sono reinterpretazioni di miti greci, allusioni alla mitologia cristiana e anche spunti presi da vicende realmente accadute. Troppa carne al fuoco. Tale miscuglio di elementi funziona perché grazie ad esso non abbiamo un quadro chiaro della vicenda, ma piuttosto una quantità infinita di diverse chiavi di lettura, incrementando di conseguenza il senso di disorientamento, provato anche dal personaggio di Pattinson, che l'opera voleva instillare nello spettatore. In questo modo però, se ogni elemento inserito viene finalizzato solo a trasmettere una sensazione, si scatena anche quel sentimento di il film vuol dire tutto e non vuol dire niente, che potrebbe far storcere il naso e, giunti alla fine, si ha anche la netta impressione di non aver colto tutto ciò che il regista voleva comunicare. A causa di tutti questi rimandi senza determinate conoscenze pregresse, la visione non arriverà mai a risultare completa, un po' lo stesso discorso che può essere applicato al sacrificio del cervo sacro di Lanthimos. Per qualcuno questo può non essere un difetto, per me sì e no, sono un po' combattuto perché ritengo che i film debbano fornire da soli tutti gli elementi necessari per poter essere compresi appieno, ma non mi sento nemmeno di classificarlo come un errore. La pellicola può essere comunque fruita da chiunque, perché l'importante sono proprio le sensazioni che trasmette, nulla di più. È semplicemente una caratteristica, una scelta che però Eggers non ha poi adoperato nel suo film successivo. Adesso vorrei addentrarmi nei vari significati della pellicola, quindi consiglio per chi non avesse visto The Lighthouse di non proseguire con la visione del video e recuperare immediatamente su Netflix quella che comunque risulta essere una perla di cinema contemporaneo. C'è il piccolo problema che tra nemmeno mezz'ora devo essere dal barbiere, quindi registrerò la parte diciamo spoiler più avanti, ma mi vedrete con un taglio diverso. Scusate questo piccolo imprevisto, ma il tempo è quello che è. Con questo nuovo look portato istantaneamente dalle magie del montaggio, continuiamo la nostra analisi di The Lighthouse. La prima interpretazione che si può dare al film, che è anche la meno ispirata, è che tutti gli elementi fantastici che vediamo nel corso della storia siano semplicemente frutto dell'immaginazione di Thomas Howard, impazzito a causa della solitudine e dell'alcol. In fondo, per tutta la durata della pellicola, quello che abbiamo è il punto di vista del personaggio interpretato da Robert Pattinson. Ciò che noi vediamo è quello che lui vede o crede di vedere, in un contesto di isolamento forzato come quello in cui si trova, con quest'uomo estremamente rude come unica compagnia, perde progressivamente il lume della ragione. Le sue allucinazioni vengono indotte prima da quella statuetta a forma di sirena, evidente in tal senso l'influenza di uno scritto breve di Lovecraft intitolato Il Tempio, nel quale i marinai di un sottomarino impazzivano in seguito al ritrovamento di una piccola scultura d'avorio, e poi dai racconti del suo superiore su terribili vicende quando ancora viaggiava per mare e su credenze popolari marinaresche. Impossibile non citare in questo caso, visto anche quello che succede nel film, il poema La ballata del vecchio marinaio, nel quale un lupo di mare attirava forze metafisiche contro la propria nave in seguito alla gratuita uccisione di un albatros. Non sono un grande fan di questa interpretazione, che oltre ad essere infinitamente banale, trovo sia svilente nei confronti di tutto ciò che l'opera ha da offrire, quindi passiamo oltre, riprendendo la linea di pensiero che avevo precedentemente descritto nella parte no spoiler, secondo la quale il sovrannaturale non sia solo frutto dell'immaginazione del protagonista, ma esista perché quella è la verità dei personaggi portata dalle loro credenze. Quella del faro non è quindi una semplice luce, ma un'entità ultraterrena di pura beatitudine che potremmo identificare attraverso il termine Dio. Anche Thomas Wake non è umano, come dichiara una specifica sequenza nella quale viene riproposto perfettamente il quadro ipnosi di Sasha Schneider, piuttosto una creatura mefistofelica serva della luce, ispirata alla figura di Proteo. Nella mitologia greca, Proteo era una divinità marina in grado di predire il futuro. Già questo basterebbe per accostare tale figura al personaggio interpretato da Willem Dafoe, che in almeno un paio d'occasioni si lascia andare a quelle che risuonano come vere e proprie profezie, invocando anche in una circostanza suo padre, il re di tutti i mari. In più c'è una precisa scena nella quale Thomas Wake assume sembianze riconducibili esattamente a Proteo. Thomas Howard, ritrovatosi all'interno di questo contesto, ammaliato dalla luce del faro, cerca durante il film di avvicinarsi a questo essere superiore, bramando una posizione impossibile da conquistare per un semplice umano.
Sul finale viene infatti punito per la sua ambizione, in una scena logicamente scollegata dalla precedente, nella quale veniva letteralmente rigettato dalla cima del faro, a rappresentare metaforicamente una sorta di castigo divino. La parabola del personaggio di Pattinson può essere letta in questo senso come una reinterpretazione del mito di Icaro, colui che ha sovrastimato i propri limiti e pagato per questo con la morte, o anche di quello di Prometeo, come suggerisce l'inquadratura conclusiva della pellicola, con la differenza che nella mitologia greca il titano che rubò il fuoco agli dei lo fece per consegnarlo agli esseri umani, non per se stesso. In The Lighthouse la forza sociale di quel gesto è stata eliminata, non c'è un principio di collettività, ma tutto si riduce all'egoismo del singolo individuo. L'ultimo modo, per quanto mi riguarda, di poter leggere il film è che l'isola non esista davvero, ma si tratti invece di una sorta di limbo sospeso nel tempo nel quale il nostro protagonista è condannato a scontrarsi con i propri peccati. Thomas Wake e Thomas Howard sono la stessa persona, ipotesi che sarà balenata nella mente di tutti nel momento in cui abbiamo scoperto il vero nome di chi pensavamo fosse Ephraim Winslow. Gli indizi in questo senso non mancano, entrambi i guardiani sono coinvolti nella misteriosa sparizione di una persona, ma è la figura del gabbiano a destare i dubbi più grandi in assoluto. Quando Thomas Howard ritrova la testa del suo predecessore, possiamo notare l'assenza dell'occhio sinistro, esattamente lo stesso occhio mancante anche al gabbiano che l'aveva tormentato nella prima parte di pellicola, e sappiamo da ciò che ci dice Thomas Wake che in quegli animali vivono le anime dei marinai che non ci sono più. Perché porta male uccidere un gabbiano? In loro vivono le anime dei marinai che hanno incontrato il creatore. Il collegamento è evidente, il gabbiano che infastidiva Howard non era che la reincarnazione del precedente guardiano, che cercava probabilmente vendetta. Infatti è ancora più interessante notare come alla fine del film il corpo di Pattinson divorato dai gabbiani non abbia l'occhio destro, come a voler bilanciare la sorte dell'uomo che lui stesso aveva ucciso. Leggendo il film in questo modo assume un senso anche la scena della confessione. Il personaggio di Dafoe, versione più anziana di Thomas, era riuscito in qualche modo ad assicurarsi il favore dell'entità superiore situata nella luce, magari anche ingannandola. Per questo non vuole che il personaggio di Pattinson, sua versione più giovane, sputi il rospo sui loro peccati. La situazione tra i due infatti degenera definitivamente dopo che Howard dichiara cosa successe tra lui e Ephraim Winslow, forse perché Wake teme adesso di perdere l'accesso alla cima del faro, risultando indegno per ciò che aveva fatto. Se andiamo ad analizzare la scena, è chiaro come quello sia un momento profondamente simbolico. Quando Howard dichiara il furto d'identità, Wake non è con lui, eppure quello lo sente. La voce dell'anziano guardiano risuona per l'intera abitazione, eterea come fosse onnipresente, rimproverandolo per ciò che aveva appena detto in modo estremamente minaccioso. Perché hai sputato il tuo rospo, Tommy? La macchina da presa si muove lentamente in direzione della sommità del faro, come se quella confessione stesse per scatenare l'ira della luce, con in sottofondo il continuo ammonimento portato dalla voce di Wake. Aggiungo che i due protagonisti si chiamano nello stesso modo perché Eggers, per scrivere il film, si è ispirato alla reale tragedia del faro degli Smalls, nel quale nel 1801 vi erano due guardiani, entrambi di nome Thomas. Uno morì in circostanze misteriose e l'altro impazzì nella solitudine. Il regista ha ben pensato di prendere spunto dalla vicenda per inserire nel film questa confusione sull'identità, altro elemento ricorrente in storie riguardanti l'isolamento. Mi viene in mente ad esempio Persona di Bergman, autore che per Eggers risulta chiaramente essere un punto di riferimento. Una piccola variante della mia interpretazione ultraterrena potrebbe essere che i due Thomas non siano la stessa persona, ma Wake incarna in realtà una sorta di guida, quasi una rappresentazione di San Pietro se vogliamo leggere il film in chiave cristiana, come suggerisce il mazzo di chiavi in grado di aprire l'accesso alla luce del faro e quindi al paradiso che si trascina dietro per tutta la pellicola. Howard è invece l'essere umano punito per i peccati commessi in vita, giudicato indegno di accedere alla beatitudine eterna. Seguendo questa linea di pensiero, la scena del pesantissimo barile d'olio trascinato su per le scale del faro potrebbe essere la rappresentazione di un altro mito, quello di Sisifo, uomo condannato per l'eternità dagli dei a spingere un masso fino alla cima di un monte che, giunto alla sommità, sarebbe rotolato nuovamente alla base. Ma qui ci stiamo spostando di nuovo sulla mitologia greca. Era solo un esempio per dire come il personaggio di Pattinson rappresenti l'essere umano peccatore meritevole del castigo, mentre quello di Dafoe sia un guardiano incaricato di punirlo, relegandolo in questa sorta di limbo. Emblematica in tal senso la scena della confessione, in seguito alla quale l'ira della luce per le azioni di Howard si abbatte su di lui attraverso
verso Wake. Come abbiamo potuto notare, The Lighthouse è un film nato dall'influenza di infinite suggestioni e per questo raccoglie al suo interno tantissimi elementi che possono essere interpretati nei modi più disparati. Io ho cercato di fornirvi le letture generiche che reputo le più azzeccate, ma ci sarebbe tanto altro da poter analizzare. Ad esempio, nella pellicola Eggers tratta anche temi come quello dell'omosessualità repressa. Alla sirena, simbolo femminile incapace di soddisfare il protagonista, si contrappone il faro, simbolo fallico per eccellenza, bramato dal personaggio di Pattinson. Sarebbe anche interessante studiare il percorso narrativo di Howard come conseguenza degli abusi fisici e psicologici inflitti da Wake, leggendo la pellicola come il terribile risultato portato dalle azioni di un individuo messo nelle giuste condizioni per sopraffare un altro uomo. Nel caso di film articolati come The Lighthouse non esiste un'interpretazione giusta o sbagliata, ognuno può vedere ciò che vuole all'interno della pellicola. Visioni di questo tipo verranno sempre condizionate dal nostro vissuto e dalle proprie esperienze personali. Con la sua seconda opera, Robert Eggers ci ha fatto dono di un viaggio estremamente suggestivo all'interno di un microcosmo surreale sospeso in una fitta coltre di nebbia circondato dal mare in tempesta. Una discesa nell'inferno assieme a Robert Pattinson e Willem Dafoe, nostri fedeli compagni che ci invitano all'inizio del film ad entrare nella pellicola e vivere la loro alienante storia, con l'unica differenza che Thomas Howard e Thomas Wake rimarranno sempre lì, su quell'inospitale isolotto, ad osservare la loro salvezza allontanarsi tra le onde, mentre la sirena del faro risuona nel vento come una condanna. Il battello sul quale sono arrivati, oltre a privarli della libertà, porta via a questi due personaggi anche la loro identità, lasciandoli vagare in eterno in quella spirale di follia, dalla quale fortunatamente a noi viene concesso di uscire una volta terminata la visione e rientrare accendendo la TV nel caso avessimo voglia di visitare nuovamente quel faro.